Ciao a tutti amici di YouTube, in questo video vedrete la realizzazione di questo qua che lo potremmo chiamare jig oppure accessorio oppure lo chiamiamo Sergio. È un attrezzino che serve per il banco sega e si utilizza per ricavare dei listelli sottili, proprio di spessori molto sottili. Per utilizzare questo accessorio bisogna prima di tutto sostituire l'inserto originale. È un inserto che si usa sia per i tagli a piombo, cioè a 90 gradi, sia per i tagli a 45 gradi. Quindi io prima di tutto mi sono creato questo inserto che fa in modo che ci sia tolleranza zero, diciamo, non c'è margine di errore, non c'è spazio oltre alla lama. Ho lasciato anche il coltello separatore e quindi adesso mi dovrò prendere le misure, perché questo qua andrà fissato qua nel canale qua dentro e poi andremo avanti e vedremo come funziona. Però prima di tutto mi prendo i pezzi che mi servono, me li trovo qua in giro. Ok, questa base qua la posso fare con questo pezzo, poi questi altri pezzi qua posso fare sia il pezzo sotto che va qua dentro sia il pezzo sopra, quindi mi basta già solo questi due pezzi. Quindi mi prendo qualche misura, giusto perché le faccio a occhio, non ho le misure, ho preso il disegno da internet ma non ho le misure perché mi devo regolare in base al mio banco sega. Allora questo lo farò lungo, diciamo 30 centimetri, così. Quindi questo 30 centimetri, lo scrivo qua, 30 centimetri. Poi questo, che poi mi deve scorrere qua al centro, lo posso fare 20 centimetri. Quindi questo pezzo qua 20 centimetri e quello di sotto deve essere largo quanto questo pezzo, cioè 11 centimetri. 11 centimetri. Allora, questi tagli me li faccio tutti al banco sega senza la troncatrice, così sfatiamo anche il mito che il goniometro di questi banchi sega non vale niente. Cioè, voglio dire, non è che stiamo costruendo pezzi di motore, di uno shuttle. Nella falegnameria 1 millimetro di tolleranza ci può essere. Io spesso sento parlare gente di decimo di millimetro. Un decimo di millimetro è un colpo di carta vetrata. Primo pezzo, metro. Allora, primo pezzo abbiamo detto 30 centimetri. Questo è tagliato a squadro, quindi il metro si usa così. Io metto il dito dove c'è il 30, qua, così, e segno 30 centimetri. Ok, me lo segno da questa parte, così poi me lo vado a girare qua, così, e ce l'ho pronto.
30 centimetri. Questo lo mettiamo da parte. Poi quindi mi taglio quello da 20. E adesso mi taglio quello da 11. Se il pezzo lungo me lo tengo sempre qua sul goniometro. Quindi questo è quello che mi serve a me. Ho detto 20, 11 e questo sarà il mio pezzo da 30. Allora, fatto ciò, qua nel progetto io ho un canalino qua che scorre, quindi praticamente che cosa devo fare? Mi devo creare da una parte qua, diciamo a 2 cm qua, a 2 cm qua, un canale della dimensione, diciamo, di quella della fresa, che già l'ho montata sulla fresatrice. Mi creo un canale di qua tipo così, poi lo giro dall'altra parte e me ne faccio uno su questo lato. Allora, quindi abbiamo detto di altezza lo faccio giusto per fargli scorrere il pezzo così, l'altezza gliela faccio di questa misura qua, nemmeno la prendo la misura, saranno 4-5 mm. Faccio a occhio, prendo i miei accessori, quindi adesso mi regolo l'altezza, poi mi regolo questa guida qua, ok. Allora adesso con un po' di carta vetrata vado a togliere questo pelo, quindi questo andrà messo qua così. Ora, dato che questo deve scorrere qua dentro, mi devo creare 2 listelli di questa misura qua. Allora sceglierò questo, ho fatto finta di cercare, l'avevo già trovato prima. E ancora non ci entra, un filino ancora.
Ecco qua. Allora, diciamo la misura è questa, quindi se metto l'altro poi mi arriverà fino a qua, quindi questo pezzo qua lo elimino. Ok, ho calibrato bene questi due pezzi in modo tale che compagino bene, perché poi dovrà scorrere questo. Allora intanto mi incollo questi qua. Bene ragazzi, praticamente è successo che ho saltato il pezzo con la telecamera, non ho potuto registrare il pezzo dove incollavo questi due pezzi qua dentro che avete visto, e poi non ho registrato il pezzo dove ho fatto l'asola con la fresatrice, però ho usato lo stesso procedimento per fare questi, solo che poi sono arrivato dall'altra parte. Ve lo faccio vedere per finta. Cioè, mi sono fissato questi due stop qua, quindi poi cosa ho fatto? Ho messo il pezzo che prima era intero, non era smusso così, l'ho messo così, ho fatto una passata fino a qua e l'ho tolto, poi ho alzato la fresa, ho fatto un'altra passata e l'ho tolto, poi ho alzato la fresa, ho fatto un'altra passata e l'ho tolto fino ad arrivare dall'altra parte. Allora, dopo il lavoro con la fresatrice mi sono segnato il centro, sono tirato due linee, una di qua e una di qua, e mi sono tagliato queste due parti in diagonale. Dopodiché sono arrivato a questo punto, che mi sono procurato questo cuscinetto, ok, mi sono procurato questo che adesso dovrò piazzare qua sulla punta e dovrò farlo sporgere in questo modo qua. Quindi con il calibro mi misuro il diametro della vite, che è da 8 questa, quindi prendo una punta da 8, punta da 8 e farò quindi. Fatto ciò, posso posizionare il cuscinetto per vedere se va bene. Qua sopra metterò questa rondella e va benissimo. Vediamo. Allora, ora mi servono 1, 2 e 3 manopoline, e poi mi serve il sistema per bloccare. Allora, quindi innanzitutto mi devo fare 1, 2 e 3 manopoline. Il procedimento per le manopoline userò sempre il mio classico procedimento.
Allora, eccoci qua. Quindi che cosa ho fatto? Ho visto il buco, il cuscinetto, poi ho fatto questi che servono per farli scorrere dentro il canale, come abbiamo visto, poi li ho rifiniti, li ho puliti, eccetera eccetera. Qua si è asciugato tutto, ho levigato per bene gli angoli, l'ho fatti più carini e ho levigato bene qua in mezzo con della carta vetrata per fare in modo che scorre abbastanza bene qua in mezzo. Ora questi si sono asciugati, li ho incollati, come puoi vedere. Adesso farò il buco per il filetto. Allora, come puoi vedere, uno di questi buchi qua l'ho lasciato cieco. Perché? Perché ci voglio infilare dentro questo pezzo di barra filettata per fissare questo pomello qua. Praticamente questo ci metterò questo bussolotto qua, avvitato qua al centro. Per inserire questo qua dentro devo fare un buco. Io mi misuro la parte interna da 8. Poi, dato che questo bussolotto ha la testa un po' conica, facciamo un po' di ordine. Allora, per avvitare questo qua ci vuole l'avvitatore, ovviamente, e poi ci vuole una punta esagonale così, di questa misura qua da 5. Quindi si mette qua, si posiziona e si avvita, ok? Così qua dentro poi andrà fissato, questo mi si avviterà. Poi mi prendo la misura per tagliare questa barra filettata, diciamo la taglio qua. Quindi adesso devo posizionare questa barra filettata qua dentro. Per farlo, allora, prima faccio un po' di filetto. Bisogna la barra filettata dentro. Ecco qua, e mi è entrata. Quindi il discorso dovrebbe funzionare così. Io avvito qua, pare che pure è lunga, sì, infatti la vado a accorciare. Quindi l'ho accorciata e sistemata così, e questo va bene. Ora mi devo occupare della base qua. Quindi per fare la base ho detto che userò questo, su cui devo andarmi
a incollare questo pezzo qua e poi semplicemente faccio i buchi. Allora, quindi mi prendo la misura esatta. Allora, qua abbiamo 8, quindi qua devo fare 2 buchi per farci passare questi dentro. Farò 2 buchi da 7. Allora, adesso incollo questo pezzo qua, così. E ci metto 2 pesi sopra per farlo aderire bene. Allora, come hai visto, ho incollato e si è asciugato. Quindi adesso sono pronto per il montaggio e per il collaudo. Quindi questi pezzi vanno qua e 2. Direi che li posso accorciare, faccio circa un po' più della metà. Eccoci. Questa è una candela. Questo si mette così qua e si può muovere avanti e indietro. Ok, il cuscinetto l'ho montato così, ho messo una rondella qua e un'altra rondella qua per far girare il cuscinetto, faccio così e quindi sono pronto per il collaudo. Dunque, innanzitutto diciamo che ho potuto fare l'inserto come vi ho spiegato prima. Adesso posso anche montare la cappa di aspirazione, ma per il momento non la monterò, così vi faccio vedere come funziona. Quindi questi si infilano qua dentro. Ok, in modo tale che io me lo posso fissare. Facciamo finta che io devo fare delle striscioline da qualche millimetro di questo materiale qua. Mi metto la guida qua e mi aggiusto, quindi mi aggiusto il cuscinetto alla distanza di cui voglio ottenere le striscette e lo fisso, stringo più qua, più avanti, che devo poter appoggiare il pezzo prima che tocchi la lama. Metto in battuta il pezzo qua e in battuta il pezzo qua, serro la guida, accendo. Quindi questo pezzo qua mi è venuto 2 mm. Se ne devo fare un altro da 2 mm, stessa cosa. Metto in battuta qua, accendo.
2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm, 2 mm. Mollo questi e me lo avvicino ancora di più a questa distanza qua, vediamo che cosa riesce a fare la lama. Quindi con lo stesso procedimento adesso questo pezzo è di 1 mm e 10, 1 mm e 10, ok? E volendo io che faccio? Apro questo, lo sposto leggermente, capito? Abbiamo mezzo millimetro, 0,4. Quindi questo era il jig per tagliare le strisce sottili, tutte uguali soprattutto. Ok amici, allora io vi saluto, adesso lo rifinisco, gli faccio una verniciatina, lo perfeziono e il jig è pronto. Alla prossima, spero che vi sarà utile e che lo usiate anche voi, magari lo modificate, lo fate a modo vostro. Trovate il link per scaricare il disegno, il progetto con le misure, poi ve le prendete in base al vostro banco sega, però orientativamente io vi scrivo le mie di misure. Alla prossima, pollice in su, e se non sei iscritto iscriviti.